Finalmente siamo qui con Deadpool di Hot Toys in scala 1 a 6 ovviamente, tanto atteso, tanto desiderato, tanto sperato e finalmente ragazzi abbiamo la possibilità di metterci le mani sopra. Era tanto che lo aspettavo, una delle doll, almeno in ambito Marvel, che stavo aspettando di più, almeno delle ultime release. E quindi ragazzi non perdiamo altro tempo, andiamoci a fare l'unboxing insieme e vi dirò che cosa ne penso. Acquistato come sempre su ilcolossolinerd.com, di cui trovate il link, già lo sapete, qui sotto in descrizione. E attenzione ragazzi, il Colosso molto probabilmente avrà delle copie di questo Deadpool. Quindi terminate il video e poi andate subito su ilcolossolinerd.com e andate a ordinare la vostra copia. Adesso cominciamo. Ed eccoci qua con l'unboxing che per questo video ragazzi sarà leggermente diverso da quello che siete abituati a vedere sul mio canale. Quindi si torna un pochino alle origini, cominceremo a fare l'unboxing a partire dalla scatola, lo faremo in versione integrale, come se fossimo in live. Sti cazzi la durata del video, per Deadpool mi va di fare così. Quindi iniziamo dalla scatola che come vedete ha una superficie liscia e riflette tantissimo la luce purtroppo, ma è davvero fighissima questa parte frontale con Deadpool pronto ad attaccare con le sue katana, sullo sfondo gli artigli, o meglio l'artigliata di Wolverine e la scritta Deadpool sulla parte bassa. Parte laterale ovviamente va a prolungarsi l'immagine che abbiamo sul fronte con la scritta Deadpool e la parte posteriore con tutti i vari credits e varie immagini che siamo abituati a vedere ormai associate a Deadpool, come al solito fa il cretino. Andiamo ad unboxarla, c'è l'apertura a scatola di fiammiferi, quindi a scorrimento, ecco qua. E qui si presenta l'anteprima, anche questa ovviamente riflette tantissimo la luce, già si può vedere il logo di Deadpool e Wolverine e si vede parte del blister che va a contenere la doll. Nella parte posteriore, se non mi sbaglio, ecco qui c'è questa immagine meravigliosa, sempre tratta dal film, con Deadpool pronto ad attaccare con le katana, bellissimo. Ed ecco qui invece il contenuto della scatola che andiamo subito a togliere. Già ragazzi, prima di fare il video ovviamente ho tolto scotch e cose varie che non lascio mai sulle scatole per evitare l'ingiallimento dello scotch, colle, cose varie. Ed ecco qui, intanto la prima parte degli accessori, qui abbiamo un bel po' di roba interessante che andiamo a vedere fra pochissimo. Qui abbiamo Baby Pool, carino. E qui abbiamo già la figure, la doll, molto interessante, poi ce la andiamo a vedere insieme ovviamente nella sua totalità, in ogni suo dettaglio. Poi abbiamo diversi occhi intercambiabili, la basetta con i relativi supporti, insomma un bel po' di roba. Io comincerei proprio a vedere la basetta, ad analizzare insieme la basetta. Togliamo la protezione ed ecco qui, classica basetta esagonale per questa versione standard, perché vi ricordo che invece la versione special aveva una sorta di diorama, ma per quello che ho visto ragazzi non era niente di particolare, con il logo di Deadpool e Wolverine, molto leggera, molto plasticosa, quindi sono comunque contento di aver risparmiato quei soldini e di avere questa basetta molto semplice. Sulla parte frontale Deadpool, logo di Deadpool e Wolverine, il logo è lucido, quindi liscio, superficie liscia, mentre tutto ciò che vedete sempre su questa parte superiore della basetta è satinato, come sentite anche dal rumore, con vari disegnini che vanno a richiamare Deadpool. Molto carina, tra l'altro sui vari lati dell'esagono, anzi qui ce ne sono 5 comunque, ci sono una sorta di tappini, come cazzo si chiamano ragazzi, insomma quelli lì. Poi supporti, abbiamo il male assoluto, la claw, che lasciamo pure dentro la scatola. Poi abbiamo anche il classico stick per le pose dinamiche, le pose volanti, e qui abbiamo il solito altro supporto in questo caso andrà ad essere utilizzato per Deadpool, che vediamo fra un istante.
Qui abbiamo il primo accessorio, diciamo, degno di nota, che è questa sorta di zainetto per andarci a mettere poi dentro Baby Pool e quindi metterla in questo modo, ok? A Deadpool per poter trasportare Baby Pool, nulla di particolare, ovviamente è in plastica morbida, non è in gomma ma sembra essere comunque plastica. C'è la chiusura, una è da questa parte, una invece è qui. Niente di particolare, mai visto al cinema, almeno nel film non c'era, quindi per me accessorio che non verrà utilizzato. Poi abbiamo diversi occhi per Deadpool, ve ne tiro fuori soltanto uno ragazzi. Abbiamo questi qui, sembrano molto ben realizzati, ovviamente c'è una sorta di magnete come quelli di Spider-Man. Ne abbiamo di diverse versioni, quindi un po' più molto chiusi, leggermente semiaperti, due che sono asimmetrici e questi che abbiamo appena visto invece completamente aperti. Stessa cosa per le mani, che sono secondo me la parte migliore. A parte la cura con cui sono realizzate, mi piace un sacco sia la verniciatura che lo sculpt. Buona la realizzazione dei guanti, buona la parte dorata che è leggermente usurata, non so se riuscite bene a cogliere questo dettaglio. La parte interna invece si alterna il nero con il rosso sempre del guanto. Qui abbiamo queste due mani che ovviamente sono simmetriche per andare a ricreare la posa di Deadpool a cuore. Poi abbiamo queste due, sono sempre asimmetriche, un palmo leggermente, anzi totalmente aperto, l'altro con le dita comunque differenti. Poi abbiamo le due mani adibite all'utilizzo delle pistole. Scusate il raffreddore ragazzi, ma sto cercando di uscire da febbre e influenza. Poi abbiamo posa della pistola per la mano destra e stessa cosa per la sinistra, con una o due dita, molto figa. E poi ultimo paio di mani, sempre asimmetriche, l'ok con il pollice alzato nella mano destra e invece l'ok con questa forma qui, insomma, della sinistra, mano sinistra. Davvero molto ben realizzate le mani, non ho nient'altro da farvi vedere in questa parte della scatola ragazzi, quindi la mettiamo via e lasciamo spazio al resto degli accessori. Li vediamo sempre insieme. Allora io partirei dalle Desert Eagle, dalle pistole, sono veramente come sempre molto ben realizzate da Hot Toys. Vediamo se c'è un qualche meccanismo, sembra di no. Almeno è molto duro, infatti è molto duro, ok, quindi possono essere aperte, fantastica questa cosa. Vediamo se si può togliere anche il caricatore, ovviamente con tanto di proiettili. Mi piace questa cosa, buona cura del dettaglio di Hot Toys, brava brava. Poi vediamo un po', ecco qui, questo vi volevo far vedere, vediamo se nel video riesco a zoomarvi un pochino. E ovviamente Smile, c'è scritto Smile e il resto non mi ricordo, wait, non mi ricordo ragazzi, vabbè, poi ve lo scriverò qui sotto magari se riesco a leggerlo meglio, adesso in camera non riesco. Buono il dettaglio anche della parte sottostante del caricatore con il logo di Deadpool. Molto bella, ovviamente anche l'altra Desert Eagle, essendo gemella, rimane lì, rimane identica. Poi abbiamo il pugnale baionetta, anche questo molto ben realizzato, buona l'impugnatura, come vedete tutti i vari puntini vanno a creare quella sorta di pattern appunto ruvido che mi piace un sacco. Anche la lama è molto ben realizzata, purtroppo è in plastica, mi aspettavo fosse in metallo, buona comunque la colorazione, ma rimane in plastica, quindi abbastanza leggero. C'è una leggera seghettatura nella parte iniziale, poi va ad assottigliarsi per diventare a punta, molto buono. Poi tutta questa roba ovviamente può essere equipaggiata su Deadpool, come vedete può essere inserito il pugnale qui nella caviglia. Le Desert Eagle, oltre ad averle in mano, possono essere messe nell'apposita fondina. Insomma, tutto può essere equipaggiato, così come può essere equipaggiato anche questo portakatana con le relative katana che andiamo a vedere fra un istante. Niente di particolare, dovrebbe essere magnetico. Andiamo a fare una prova, ok,
Questa cosa non mi piace, il magnete non è abbastanza forte da rimanere ben saldo, si muove forse un pochino troppo, questa cosa non mi piace tantissimo, poi la andiamo a vedere bene nel posing. Tiriamo fuori le due katana per andarcela a vedere un po' meglio. Innanzitutto sono praticamente identiche, come è giusto che sia, quindi ne prendiamo in esame soltanto una. Buona la scultura, così come la verniciatura. Purtroppo io continuo a dire che fare delle katana in plastica secondo me è un gran peccato, secondo me sarebbero dovute essere in diecast, quindi in metallo. Buona la scultura e la verniciatura anche della parte dell'elsa del pomello, buona, bellissime, forse avrei gradito un po' di weathering in più, un po' di sporco in più, però molto belle, peccato che siano appunto, lo ripeto, in plastica. Poi abbiamo, ecco qui abbiamo Deadpool, questa è una chicca molto carina, tra l'altro vedete c'ha la mandibola anche mobile, dettaglio abbastanza irrilevante, ma comunque nel globale è sempre molto gradito. Buona anche qui scultura verniciatura, due tipi di elica, quella standard diciamo che può essere applicata sopra in questo modo, ovviamente gira, ma no, non gira in realtà, andrebbe applicata un po' meglio e poi sì, può girare ma niente di particolare, e può essere sostituita invece con il relativo effetto, che è questo qui, appunto per dargli il senso di movimento. Buona, mi piace, peccato che credo sia possibile tenerla, applicarla soltanto con il supporto. Io che non utilizzo le basette, ragazzi, mi sa che mi inculerò per questa volta, perché non potrò esporlo, cioè potrò esporre Deadpool soltanto per terra, tipo messa in questo modo. E qui un po' gli perde, però è anche giusto che sia così, è studiato per essere posato con la sua basetta e il suo relativo supporto. Poi Mary Poppins, grande Mary Poppins, o detto anche Dogpool. Questo è molto carino, questa è praticamente un'altra figure, e un dettaglio da non trascurare, molto bello sia il pattern della tuta, satinato, ruvido, colorazione impeccabile, belline anche le scarpette, coda scolpita ovviamente e leggermente morbida nella parte finale, bella anche questa parte qui, e dovrebbe essere, esatto, è anche articolato ovviamente solo la testa, che può comunque muoversi con una sfera, quindi qui lascia un peg abbastanza importante se girate tutta la testa da un lato. Ecco, qui addirittura si è staccata, benissimo, vabbè, anche abbastanza semplice da rimettere, però ecco, un pochino limitata, scusate, però per essere un accessorio, ragazzi, non mi lamento affatto. Avrei gradito forse un pochino di pelo, invece di questa roba scolpita in questo modo un po' orrendo, per quanto mi riguarda, bellini gli occhiali, la lingua caratteristica di Dogpool. Avrei fatto forse meglio soltanto questa parte del pelo, della sorta di cresta che ha sulla testa. Comunque, molto carino anche Dogpool. Veniamo adesso a quello che secondo me è il pezzo forte di questa versione almeno, ovvero Babypool. Ancora in celofanato, ecco qua. Questa anche è praticamente un'altra figure, quindi c'è veramente tanta roba per questo Deadpool. Avevo rimosso dal preordine tutta questa roba, sinceramente, mi sembrava ci fosse meno attenzione a questi accessori, invece sono molto contento. Allora, qui che vi devo dire, ragazzi, fantastico, è anche articolato come cercavo di farvi vedere, ovviamente limitato, quindi le braccia possono andare avanti e indietro, girare a 360 gradi, la testa girare solo in questa direzione, quindi non può, o meglio, c'è una leggerissima escursione ma nulla di che. L'altro braccio ovviamente stessa cosa, e anche le gambine invece possono muoversi un pochino di più, come vedete, quindi c'è una sfera anche qui che permette un movimento maggiore, e i piedi invece possono solo ruotare in questa direzione. Molto carino, tra l'altro vedo un buchino sulla mano, quindi presumo che servirà per questi, ecco qui, i biberon, che vanno a sostituire un pochino le pistole, le Desert Eagle di Deadpool. Possono essere messi in questo modo nelle manine di Babypool. Adesso ve lo faccio vedere se riesco, ecco qua, in questo modo, oppure credo, adesso ce lo andiamo a vedere con la massima tranquillità, la massima calma, se non vogliamo
rompere tutto, ecco qua, possono essere messi anche qui, fantastici. Ok, quindi hanno questa duplice funzione, molto carino Babypool, anche qui colorazione e scultura fantastica. Abbiamo anche un altro paio di occhi, sempre magnetici, che sono leggermente più aperti rispetto a quelli che sono montati di default, che sono invece più chiusi, quasi a rappresentare un sorriso, insomma. Quindi anche qui ottima la scelta le scelte che sono state fatte sia di scultura che di verniciatura per questo Babypool. Adesso andiamo a vedere un attimo Deadpool. Diamo perciò un'occhiata adesso a Deadpool. Ho fatto un pochino di pulizia sul tavolo, ragazzi, per dare una leggerissima parvenza di professionalità, perché con tutti gli accessori era un po' un casino. Concentriamoci adesso sul pezzo forte. Allora, colpo d'occhio a livello estetico, di colorazione e tutto, ragazzi, è uno spettacolo, è proprio come me l'immaginavo e come speravo che sarebbe stato. Ci sono diverse cose che mi colpiscono particolarmente, adesso le andiamo a vedere insieme perché ovviamente me ne devo anche accertare. Prima fra tutti la testa. Allora, l'Head Sculpt intanto è fantastico, ok? C'è solo questo qui con la maschera, purtroppo non c'è la versione senza maschera, anche se ad oggi che sto registrando il video, quando è arrivato Deadpool finalmente in Italia, già Hot Toys ha annunciato la Battle Damage version, quindi con anche la testa senza maschera, e devo dire che si potranno fare delle belle combinazioni acquistando entrambe le versioni, e avendo queste in mano, ragazzi, penso proprio che sarà quel che farò. Buona comunque, anche se è scolpita la testa, buona la resa del materiale, perché sembra davvero essere una maschera in pelle, in cuoio, comunque in tessuto. Buona la fattura anche delle cuciture, dell'usura qua e là sulla testa, proprio per rendere il tutto molto più realistico. Anche qui l'abbiamo già visto in precedenza, c'è la possibilità di sostituire gli occhi, ragazzi, inutile che ve lo stia qui a far vedere, ma basterà staccarli in questo modo e vengono via. L'abbiamo già visto in decine di altri video dedicati agli Spider-Man. La cosa che mi fa piacere è che la testa scolpita con il collo è un pezzo completamente a parte rispetto al resto, ok? Rispetto al resto della tuta. E quindi questo aiuta molto la mobilità della testa, che come vedete si può muovere in tutte le direzioni tranquillamente, quindi ottimo per la posabilità. Vediamo poi se anche il resto si sarà mosso in quella direzione, quindi quello della posabilità. Il materiale sembra essere simile a quello degli Spider-Man, ma forse, come vedo da queste maniche, è leggermente diverso. Adesso qui vicino a me ho gli Spider-Man della mia collezione, mi sembra che sia molto simile a quello di Scarlet Spider, della versione per la Marvel Spider-Man di PS4, quindi un materiale che è simile a un tessuto, però è molto aderente e quindi dovrebbe lasciare ampio spazio di manovra per il posing. Non so a lungo termine, tenendo per esempio un braccio posato in questo modo, come reagirà. Questo lo lascio fare a voi, ragazzi, poi fatemi sapere fra una decina d'anni come sarà messo il vostro Deadpool. Comunque hanno già detto in più occasioni che dovrebbe essere migliorato tantissimo rispetto alle versioni dei Deadpool precedenti, quindi Deadpool 1 e 2, quindi voglio fidarmi e per questa volta voglio dare fiducia veramente a Hot Toys e spero che questo materiale, così come lo vedo esteticamente molto migliorato, spero che lo sia altrettanto dal punto di vista funzionale. Poi qui sui fianchi vediamo queste parti nere che non sono in pleather per fortuna, ma sembrano essere anche queste, diciamo, in una sorta di PVC, molto bene. Spallacci che sono duri, molto buona anche la resa dei vari graffi eccetera, permettono ok, si possono staccare, quindi c'è il velcro, quindi per fare delle cose del genere per esempio possiamo tranquillamente staccarlo e rimetterlo. Molto buona la resa anche delle mani, delle maniche. I guanti già abbiamo visto, questo intanto sono un altro paio di mani che sono rilassate, no, in realtà sono quelle per abbracciare, per impugnare le katana, queste qui, ma sono anche semi rilassate, quindi possono essere utilizzate per entrambe le cose. La parte della cintura, anche come vedete, è mobile, quindi può essere aggiustata anche per il posing, e la tuta non è un tutt'uno, ma c'è una sorta di casacca, come se fosse una canottiera, come vedete,
quindi può essere anche questa aggiustata e messa comunque a favore di posing, anche questo è un dettaglio da non trascurare. Molto buona la resa di tutto quanto, anche per quanto riguarda il cosciale, che è libero di essere sistemato e adattato alle varie pose che gli vogliamo dare. Corpo che è asimmetrico, non come body ma come fattezze, come equipaggiamento. Come vedete ci sono 2 cinghie da questa parte e una da quest'altra, ci sono vari elementi che ci sono da una parte piuttosto che da un'altra. È molto asimmetrico, questa cosa mi piace perché gli dà molto più movimento, molta più realisticità, insomma, molto più realismo. Le ginocchiere anche sono dure, ragazzi, comunque rimangono, quando si va a piegare il ginocchio, rimangono comunque al di sopra, quindi non vanno a limitare in alcun modo, così come anche gli stivali, che sono duri e sono separati dal resto, dal piede, insomma. Questa cosa dovrebbero imparare a farla anche per molte doll di Star Wars, invece di utilizzare quel maledetto pleather. Poi qui, come vi dicevo, anche nella sezione accessori c'è la possibilità di andare a inserire il pugnale nell'apposita fondina. E per il resto, ragazzi, che vi devo dire? Davvero molto ben proporzionato, molto ben colorato, e Deadpool è figo a prescindere, almeno io penso che lo sia. Davvero figo. Noi hanno fatto un gran pacco al buon Deadpool. Per il resto, ragazzi, nulla da dire. C'è da dire che vedendolo così mi viene ancora più voglia appunto di avere anche la nuova versione, quella Battle Damage, e questo potrebbe essere un grande problema per le mie finanze, però già mi immagino diverse cose che si potrebbero fare con 2 Deadpool e quindi sarà dura. Adesso andiamo a vedere velocemente le articolazioni, anche se già ne abbiamo parlato. Ovviamente butterfly joint, vediamo un po', qui abbiamo già alzato la spalla, va benissimo. Questo volendo può ruotare anche di 360 gradi, rotazione anche del bicipite, ovviamente doppia al gomito, buon movimento anche del polso delle mani, super flessibile immagino, e infatti è così anche per quanto riguarda l'articolazione del busto, può fare veramente di tutto, ovviamente può anche ruotare, un pochino limitato forse dal vestiario, soprattutto nella parte qui del bacino, ma ragazzi nulla di che, non dovete posarlo veramente per fare dei salti mortali. Qui abbiamo anche un'ottima escursione della gamba, avanti, indietro c'è purtroppo il solito problema dello sculpt del culetto, doppia al ginocchio, rotazione del quadricipite, si possono anche allargare, non voglio forzarlo troppo perché ho una paura fottuta di questa cucitura, ragazzi, e poi anche ovviamente il movimento delle caviglie. Davvero molto soddisfatto. Adesso andiamo a farci un giro con qualche posa. Sapete che non sono un esperto in pose, quindi accontentatevi di quello che farò e poi ci vediamo per la conclusione. Ragazzi, voi non avete idea di quanto io mi sia divertito nel posing di questa doll, e lo sapete che detto da me vale almeno il doppio. Davvero è stato super divertente, tant'è che ho fatto anche delle pose extra rispetto a quelle che vedrete all'interno della sezione posing di questo video. Per me la registrazione delle pose è sempre abbastanza complessa, ci metto sempre molto tempo, devo scaldare peg, mani e quant'altro per poter sfilare e rimettere le mani. Invece con questo Deadpool, ragazzi, non ho avuto nessun tipo di problema. Davvero mi sono divertito e starei qui a giocarci ancora per tanto tempo se non dovessi appunto registrare la conclusione di questo video. È stato super divertente, la doll secondo me è bellissima, bellissimi gli accessori, tanta la varietà, bene che ci abbiano dato anche Dogpool, Headpool e Babypool. Peccato per l'accessorio dello zainetto per portare Babypool, perché sì, può essere utile, ma
secondo me, cioè, non essendoci nel film, è un po' fuori luogo. Per il resto, peccato anche per la mancanza del secondo head sculpt, perché l'avrebbe resa una figura davvero completa. Ma nel momento in cui sto parlando, appunto, è stata annunciata la versione Battle Damage con ben 2 head sculpt aggiuntivi, danni da battaglia e gli accessori dell'introduzione del film Deadpool e Wolverine, gli accessori di Wolverine stesso, appunto, che lo rendono ancora più completo. Quindi penso che queste due doll insieme siano proprio l'apoteosi per chi ama Deadpool. I materiali li apprezzo particolarmente, peccato per il magnete del fodero delle katana, che è un po' così, un po' ballerino, non è abbastanza forte da rimanere lì in posizione. Per il resto, ragazzi, super soddisfatto. Addirittura nelle articolazioni, una cosa che mi era sfuggita, l'articolazione del ginocchio può essere piegata non solo all'indietro, diciamo, ma anche in avanti, come se si fosse rotto una gamba Deadpool, quindi potete fare veramente di tutto nel posing di questa doll. Per il resto, raga, appunto, super consigliata, che ve lo dico a fare. Io l'ho presa sul colossodinerd.com, dove vi ripeto che molto probabilmente ci saranno delle copie disponibili, quindi andate direttamente sul sito, sul colossodinerd.com, per vedere appunto se c'è qualche copia che vi potete aggiudicare. Per il resto io penso che farò il preordine anche della Battle Damage e poi insieme vedremo che cosa ne uscirà. E poi ovviamente aspetto anche Wolverine di Hot Toys per poterli accostare. Per il momento penso che andrà vicino a quel Wolverine lì, quello di Ono, che è del fumetto, non c'entra niente, lo so, però vederli insieme con questi colori, raga, è davvero troppo figo. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate sia di questo Deadpool, sia di questa modalità di video un po' più chill, un po' più rilassante, forse un po' troppo lungo, e ci vediamo come sempre sia qui sotto nei commenti che in un prossimo video. Ciao raga, a presto!